Ciao Giacomo, grazie di essere con noi per aiutarci a capire un po' il mondo delle ricerche scientifiche. Allora, la prima domanda che volevo farti è com'è strutturato un articolo scientifico? Beh, un articolo scientifico genericamente parlando segue un percorso prestabilito. Il primo passo di cui parla genericamente un articolo è il primo passo che affronta è quello di fare un intro, quindi dire qual è lo stato dell'arte, tutto ciò che si sa su quel determinato argomento, quindi citare quello che c'è già in letteratura per poi dopo andare a passare nella parte essenziale, nella parte cardine dell'articolo vero e proprio della ricerca, che è quello della metodologia, ovvero come è strutturato l'esperimento, quanti soggetti, che strumenti sono stati utilizzati, la risonanza magnetica, una semplice ricerca comportamentale, piuttosto che tutte queste cose, cosa si vuole andare a indagare, a vedere e con quali tempistiche. Una volta ottenuti i dati grezzi bisogna farci ovviamente le analisi statistiche, quindi in base a cosa si va a analizzare, in base a come si va a analizzare si possono o non possono ottenere più o meno risultati, quindi è anche questa una parte sostanziale di un lavoro di ricerca. Una volta ottenuti i dati, allora si fanno le conclusioni, quindi si dice cosa si evince dai dati ottenuti, cosa si pensa che quindi possa funzionare e cosa no, e in genere alla fine si dicono quali si pensa che siano i limiti della propria ricerca, quindi ciò che non si è andati a toccare, piuttosto che quali potrebbero essere gli spunti futuri, cosa si potrebbe indagare meglio e via dicendo. Bene, quando noi ci troviamo davanti a un articolo scientifico, come facciamo a valutare la sua validità? Come dicevo, la parte sostanziale di un articolo è la parte metodologica, quindi quella è la parte chiave. Come valutarla? Beh, innanzitutto bisogna considerare il gruppo del campione di riferimento, quindi quanta gente ha partecipato effettivamente all'esperimento, che tipo di esperimento è, perché chiaramente un esperimento comportamentale richiederà un numero maggiore di partecipanti rispetto a un esperimento fatto in risonanza magnetica, che tipo di soggetti, suddivisi in base a età, in base a genere e via dicendo, e in più bisogna soprattutto valutare cosa si va a analizzare, perché un rischio in cui incappano spesso le ricerche è andare a analizzare un argomento o troppo generico, quindi parlare di troppe cose tutte insieme, oppure troppo specifico, quindi andare ad analizzare quella singola cosa eludendo tutte le altre. E questo chiaramente ci vuole il giusto bilanciamento, la via di mezzo bisogna trovare in questo.